La parola a Giulia Baldazzi dell'Università degli Studi di Cagliari, che ci parlerà di Novel Magnetically Connectable Epidermal Electrodes for Biopotential Acquisition, quindi qualcosa che ha a che fare con i sensori, immagino, per raccogliere quei dati che poi vanno interpretati. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'introduzione. Io sono Giulia Baldazzi, sono RTDA PNRR nel contesto del progetto ILItalia e lavoro presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell'Università degli Studi di Cagliari. In particolare noi siamo coinvolti nello SPOC 6, quindi l'LT Toolbox, e in particolare, come appunto accennava già il professor Bortolotti nella presentazione di ieri, si occupa dello sviluppo di sistemi innovativi a supporto della medicina di precisione. In particolare quello che vi presento oggi è il nostro lavoro di ricerca nell'ambito del Work Package numero 1, che appunto si concentra sullo sviluppo di sensoristica. In particolare noi ci siamo focalizzati su dispositivi wearable, quindi indossabili, a supporto della medicina di precisione. Quindi come breve introduzione al concetto di elettronica indossabile, possiamo dire che questo concetto è stato coniato intorno agli anni 80-2000, ma con un'accezione lievemente diversa rispetto a quella a cui siamo soliti oggi. In particolare ci si riferiva a dispositivi smart, sempre di tipo elettronico, integrati su appunto indumenti, ma più che altro volti ad estendere o integrare nuove funzionalità, magari più di svago per l'utente, piuttosto che invece l'accezione che diamo oggi, quindi non focalizzati sul monitoraggio dello stato di salute dell'utente, ma per altre funzionalità. Mentre nel 2010 circa c'è stato un cambio di trend, abbiamo iniziato a riferirci al concetto di elettronica indossabile, riferendoci a unità equipaggiate con sistemi di sensing, quindi con sensori atti a monitorare parametri effettivamente fisiologici e che potevano quindi fornire un quadro, perlomeno un quadro generale, una prospettiva riguardo lo stato di salute dell'utente. Quindi si sono iniziati a registrare vari parametri biomedici, passiamo dall'heart rate a misure di segnali elettrofisiologici quali ECG e EG, ma anche temperature e così via. E in questa grande famiglia possiamo racchiudere un sacco di dispositivi che, con cui abbiamo abbastanza familiarità, e passiamo da smartwatch a smart ring e così via. Tuttavia, data la capacità di queste elettroniche indossabili, di questi dispositivi, di fornire un monitoraggio nella maggior parte dei casi non invasivo e soprattutto pressoché continuo in real time, chiaramente i dispositivi wearable si configurano come degli attori fondamentali in questa rivoluzione dell'healthcare, della gestione della salute del paziente. In particolare perché? Perché possono da una parte aiutarci nella prevenzione delle malattie, ma anche nella diagnostica precoce e anche in un trattamento personalizzato in una serie di contesti clinici. In particolare in una review che vi riporto qui, molto recente, è stato dimostrato come possano essere efficaci nella identificazione di alterazioni nello stato di salute legati a particolari condizioni cliniche quali patologie cardiovascolari. Quindi un esempio era sulla fibrillazione atriale, di cui si è parlato anche prima. Un altro esempio può essere nelle malattie metaboliche, in particolare il diabete, ma anche in condizioni più distanti, le infezioni virali, pensiamo al Covid o a problemi di salute mentale. Tutto questo perché? Perché in realtà riusciamo con questi dispositivi ad andare oltre i limiti delle classiche visite mediche convenzionali, che chiaramente devono sottostare a una calendarizzazione che molto spesso le fa risultare magari non troppo frequenti, e soprattutto queste avvengono in una fase in cui magari il paziente è già in una fase sintomatica e quindi chiaramente magari può essere non la soluzione ottimale a quel punto. Quindi
Diciamo, questo è il trend per quello che riguarda l'elettronica indossabile, ma negli ultimi anni l'attenzione si è spostata verso un'elettronica definita more than wearable, quindi non più tanto diciamo, su dispositivi che sì, come lo smartwatch, possono essere sì indossati, ma proprio applicati direttamente sulla pelle del paziente. E oggi vi parlerò di quelli che sono degli elettrodi ultrasottili, diciamo tatuabili sulla pelle del paziente, chiaramente in maniera temporanea, che hanno diciamo, rivelato grandi vantaggi rispetto a dei dispositivi commerciali. Quindi io mi occupo più che altro di misure di segnali elettrofisiologici, quindi un primo esempio che vi posso fare rispetto ai sensori commerciali in termini di vantaggi sono sicuramente la possibilità di effettuare un monitoraggio unobtrusive, quindi discreto, ma anche allo stesso tempo confortevole per il paziente. I sensori commerciali hanno in primo luogo lo svantaggio, sicuramente ne avrete avuto esperienza tutti, almeno in una visita medica sportiva, di avere un gel elettrolitico che ha funzioni sia conduttive che adesive e che se diciamo, questi dispositivi vengono usati per un lungo lasso di tempo, penso a un holter, chiaramente possono indurre un'irritazione a livello cutaneo, ma allo stesso tempo sono soggetti a una degradazione delle performance nelle acquisizioni dei biopotenziali, appunto legate all'evaporazione della componente acquosa degli stessi. Quindi diciamo che i tattoo electrodes, quindi gli elettrodi tatuabili di tipo dry, possono andare incontro sicuramente a queste esigenze e allo stesso tempo mostrano chiaramente una lunga lista di vantaggi. Il fatto di essere ultra sottili ci porta ad avere sistemi ultra conformabili che quindi si adattano in maniera molto diciamo, aderiscono sicuramente in maniera molto efficace a tutte le irregolarità della superficie su cui sono applicati, quindi in questo caso alla pelle, e questo fa sì che si massimizzi l'area di contatto e quindi si migliori sicuramente la qualità del segnale che noi andiamo a registrare e allo stesso tempo garantiamo un'acquisizione assolutamente comfortable. Perché chiaramente sono sistemi impercettibili e che si basano solo su forze elettrostatiche, perché come vi dicevo possono essere applicati senza alcun diciamo, applicazione di gel adesivo e questo li rende sicuramente molto attrattivi, molto importanti in tutti quei contesti in cui ci troviamo a dover effettuare delle misure in aree cutanee, porzioni del corpo particolarmente sensibili o con morfologie diciamo abbastanza irregolari. Nel caso dell'adulto, degli esempi che mi vengono in mente sono le misure di EMG superficiale, quindi elettromiografia a livello del viso, che ormai non sono più così tanto infrequenti, ma anche in particolare per pazienti che hanno subito un'ustione, ma anche per i più piccoli, cioè per i neonati e in particolare per i prematuri nei quali lo strato corneo ancora non si è formato. Inoltre in una nostra recente pubblicazione abbiamo anche avuto modo di dimostrare come possono essere importanti diciamo, i sensori tatuabili in contesti di monitoraggio a lungo termine, quindi se pensiamo per esempio a misure di 8 ore, 9 ore di ECG, abbiamo dimostrato come questi potessero essere utili a garantire una qualità del segnale anche a valle di 8-9 ore di acquisizione senza indurre irritazione della pelle. Tuttavia uno dei problemi classici con cui ci si trova a interfacciarsi in questo caso è come connettere questi elettrodi ultrasottili con l'elettronica di lettura. E quindi quello che abbiamo proposto è stato combinare l'utilizzo di questi tattoo electrodes, epidermal electrodes, quindi sensori elettrodi tatuabili con delle forze magnetiche per creare quelli che abbiamo definito magnetically connectable tattoo electrodes. In particolare questo lavoro l'abbiamo pubblicato di recente nella rivista Advanced Engineering Materials
Diciamo, inizialmente avevamo proposto questa soluzione basandoci su una tecnica di fabbricazione diciamo, non troppo smart, non troppo comoda, che è appunto lo spin coating, e ultimamente invece l'abbiamo ottimizzata passando invece all'aerografia, quindi allo spray coating, che ci permette innanzitutto di essere più veloci, di ottenere una tecnica di fabbricazione più scalabile, quindi che ci permette di produrre diciamo, un maggior numero di elettrodi allo stesso tempo, e soprattutto ci permette di avere degli elettrodi con miglior qualità, perché con lo spray coating noi riusciamo a distribuire quella che è la sostanza che ci fornisce questa proprietà magnetica, che è la ferrite, in maniera più uniforme. Quindi, come potete vedere qui, questi elettrodi, non so perché non parte il video, è possibile farlo partire? No. No, va, peccato. Volevo farvi vedere in realtà, a parte l'essere ultra conformabili, come potete vedere, che insomma sulla sinistra aderiscono perfettamente a tutte le regolarità della pelle, possono essere contattati in maniera molto efficace mediante l'utilizzo di connettori magnetici. In questo caso, vabbè, il video purtroppo non va, però in caso chi fosse curioso insomma, mi contatti, lo rivediamo assieme. Possono garantire una connessione estremamente facile mediante appunto l'utilizzo di connettori magnetici. Che cosa abbiamo usato da un punto di vista del diciamo, lato conduttivo per questi elettrodi? Ci siamo basati su un inchiostro conduttivo molto usato in letteratura, il PDOT PSS, che ci permette di ottenere una fabbricazione diciamo, low cost, ma d'altra parte anche ottenere delle buone caratteristiche in termini di biocompatibilità, e quindi qui potete vedere una parte solo conduttiva dell'elettrodo che andiamo a applicare sul paziente e la parte invece ferrimagnetica, che ci consente una buona connessione. Questa nuova tecnica di fabbricazione che abbiamo diciamo, investigato ci permette di ridurre ulteriormente gli spessori, ma anche migliorare la conducibilità e, come vi dicevo, le proprietà magnetiche. E questo è un esempio di diciamo uno zoom, un'immagine fatta col SEM dello stesso elettrodo di prima, dove potete apprezzare la differenza tra parte diciamo, lato conduttivo e lato ferrimagnetico. Che cosa abbiamo fatto per validarli? Abbiamo testato con l'utilizzo di questi elettrodi in acquisizione di biopotenziali, in particolare ECG, MEG e OG. Abbiamo diciamo, valutato in sincrono le acquisizioni di questi segnali. In questo caso dell'ECG potete vedere una alta correlazione, anche se le morfologie differiscono lievemente a causa di un electrode positioning leggermente diverso. E abbiamo anche effettuato delle stime di intervalli RR che risultano altamente coerenti, e quindi ci portano a pensare che questi elettrodi potremo utilizzarli anche in misura di heart rate variability, e quindi per valutare l'attività del sistema nervoso autonomo. Anche per le EMG di superficie abbiamo riscontrato grandi coerenze, in particolare sia su misure effettuate sull'arto superiore, ma anche abbiamo diciamo, deciso di testare gli elettrodi in una configurazione un po' più challenging, disponendoli appunto sul viso in un protocollo di digrignamento, nel quale appunto abbiamo rilevato alte correlazioni. Anche in questo caso siamo oltre lo 0,95, siamo 0,99, e lo stesso possiamo dire per quello che riguarda le misure EOG, quindi elettrooculografia. In questo protocollo abbiamo chiesto all'utente di effettuare dei movimenti puramente verticali, e quindi possiamo dire che sia a livello morfologico del segnale, ma anche volendo introdurre un algoritmo automatico per l'identificazione degli onset dei movimenti, quindi delle saccadi, le stime erano coincidenti. Questo è diciamo, quello che abbiamo portato avanti sinora, ma che sicuramente continueremo ad ottimizzare nell'ambito del progetto, oltre che chiaramente muoverci verso l'investigazione di nuove tecnologie, nuove soluzioni tecnologiche per misure di biopotenziali, ma non solo, anche per misure di tipo chimico, sempre nell'ambito dei wearable.
e in particolare io continuerò sicuramente anche a lavorare su sviluppo di software per l'estrazione di biomarcatori digitali a partire da queste misure unobtrusive. Grazie a tutti per l'opportunità e grazie mille per l'attenzione. Grazie, complimenti. Non so se ci sono domande. Piero Marchetti. Grazie, mattinata molto interessante. Questa tua presentazione aggiunge sale, no, su un piatto già ben saporito. Mi ha incuriosito la tua ultima affermazione per quanto riguarda lo sviluppo di questi sistemi, nel senso che state cercando di applicare questo approccio non solo a, perdonami, no, cose relativamente semplici, no, la frequenza cardiaca, ma anche cose via via sempre più sofisticate e precise. Hai fatto riferimento anche ad un'applicazione nella misurazione di potenziale misurazione di sostanze chimiche. Può essere un pochino più precisa da questo punto di vista e su che cosa pensate ci si possa orientare da questo punto di vista? Certo, grazie mille per la domanda. Allora, diciamo, io mi occupo più da un punto diciamo, del lato elettrofisiologico, quindi sicuramente andremo a ottimizzare diciamo, il lato fabbricazione, ma anche il lato diciamo, materiali, questi elettrodi, anche diciamo, magari investigando da un punto, diciamo, altre prospettive di fabbricazione, come per esempio l'elettronica da un punto di vista tessile. Per quanto riguarda invece le misure chimiche, sicuramente ci siamo già iniziati ad affacciare al mondo diciamo delle misure di pH, ci concentreremo magari anche su ormoni, però sfruttando delle tecnologie diverse basate su transistor in questo caso. Ok, grazie. Tra l'altro diciamo, vedo tantissimi spunti, non solo nell'ambito di quello che sarà anche il futuro applicativo della telemedicina, ma anche stavo riflettendo perché è chiaro lo sviluppo di sensori e delle tecnologie di questo tipo ha comunque dei costi non immediatamente diciamo, fruibili dal punto di vista della massivo. Nell'ambito dei progetti innovativi in ambito spaziale, ovviamente ci sono gli astronauti o coloro che devono vivere un lungo periodo, quindi non pensiamo soltanto al viaggio semplice di andata e ritorno, ma chi lavora nella Stazione Spaziale Internazionale anche per mesi, che è soggetto a un controllo costante delle condizioni mediche con dei parametri che sono, tra virgolette, quelli standard o di base, quindi anche lo sviluppo di sensori diciamo, gestibili con queste nuove tecnologie può avere delle applicazioni in un ambito, quello delle attività spaziali, che sicuramente ha dei livelli di investimento perché ci sono le agenzie dedicate, sia l'agenzia europea che quella che è la NASA, e quindi in ambiti che diciamo esulano un pochettino dal normale campo di ricerca medico, perché uno vede spaziali e pensa di non avere degli agganci, però proprio lì loro hanno una tipologia di ricerca che considera l'aspetto dell'astronauta, che potrebbe anche essere il paziente modello al centro delle attività, così come il tema della sostenibilità delle risorse, quindi spesso dall'ambito della ricerca spaziale vengono tanti spunti che poi ricadono sulla società. In questo caso noi abbiamo un vivaio di ricerca che ha il paziente al centro e che può avere delle ripercussioni anche migliorative e innovative anche nell'ambito delle attività spaziali, quindi anche un collegamento fra settori che assolutamente sembrano lontani ma che di fatto lontani non lo sono, quindi così uno spunto di riflessione. C'era una domanda da parte di Andrea Isidori. Complimenti, molto interessante ed è il futuro, nel senso che chiaramente ormai per i pazienti andare in ospedale sarà come andare sullo spazio tra un po' e quindi di fatto la biosensoristica remota poi sarà il futuro. In questo senso, visto che voi avete li collegate poi diciamo questi elettrodi via cavo, mi sembra di capire, ecco. Quello era solo un test bench, abbiamo anche chiaramente sviluppato le elettroniche miniaturizzate indossabili, sì. Perché noi stiamo collaborando con una società thailandese su questo che ci fa gli NFC,
quindi Ok. di fatto no, quindi per prossimità riesci a fare una ricognizione del segnale. Noi lavoriamo su cose chimiche, quindi in realtà lì è una differenza, cioè è più forte forse il segnale, però volevo dare questo suggerimento eventualmente, così Grazie da non mille. avere cavi in mezzo. Grazie mille, grazie mille. Sì, quello era più che altro un test bench, chiaramente, ma abbiamo sviluppato anche l'elettronica perché quello diciamo, a cui siamo interessati è a capire se effettivamente la morfologia, oltre ad andare, diciamo, sia a detettare l'earth rate, più che altro se a livello di morfologia ci siamo, se siamo aderenti, in maniera tale da poterle sfruttare anche effettivamente per refertazioni. Sì, grazie. Anche se non è il mio settore, molto interessante. Qualche tempo fa mi era stato chiesto un po' di parlare un po' di medicina personalizzata, eccetera. Uno dei problemi che emergevano sugli smartwatch, sugli smart rings, insomma su questi sistemi, è la certificazione, cioè il fatto che effettivamente ci fosse qualcuno che attestasse, pensiamo al diabete. Ecco, qualche riflessione su questi aspetti, cioè dal punto di vista regolatorio, poi alla fine, quanto siamo vicini o lontani, quanto è complessa. È molto complesso perché chiaramente oltre alla validazione hardware lì subentra tutta la validazione del software che quindi chiaramente segue tutto il suo iter e anche per quello chiaramente come è emerso anche in altre talk serve una grandissima quantità di dati oltre che una grandissima disponibilità da parte dei clinici a validare effettivamente. Noi abbiamo idea adesso di iniziare delle misure su pazienti, non su soggetti sani come in questo caso, però chiaramente ci deve essere approvazione dell'etico, disponibilità chiaramente del clinico a validare quello che abbiamo registrato e chiaramente anche l'outcome del software, quindi difficile ma non impossibile. Grazie. Una domanda velocissima Giulia, congratulazioni, bellissima lettura e ci apri anche tu degli scenari pazzeschi. Una domanda terra rispetto a quelle che hanno fatto i colleghi, io mi occupo molto spesso di malattie cutanee, faccio l'internista, per esempio la sclerosi sistemica, il lupus, varie forme di psoriasi. Avete mai fatto esperienze su questo spray, praticamente distribuzione di questi su cute patologica? Hai qualche esperienza? Pensi che sia una cosa fattibile? Purtroppo non ancora, sempre perché appunto c'è sempre diciamo, il comitato etico da convincere, però sarebbe molto interessante. Un'idea che avevamo avuto era iniziare a lavorare sui pazienti ustionati, proprio perché molto spesso arrivano in condizioni critiche e non è possibile anche banalmente fargli un ECG una volta in pronto soccorso. Quindi sì, era un'idea, ma non abbiamo ancora avuto modo di metterla in pratica. Grazie. Fa piacere. Giulia, innanzitutto complimenti, ci Grazie. fai sognare, infatti io da medico sogno e ti chiedo una cosa, sarà possibile ad esempio per pazienti obesi, pazienti diciamo, con uno strato di adipe, diciamo, quindi abbastanza importante, perché ad esempio potrebbe essere, grazie anche a Pietro mi fa sognare, il controllo ad esempio di alcuni anche parametri, quindi tu pensi che questo tatuaggio, diciamo, o spray, diciamo, tatuaggio, potrebbe avere interferenza diciamo, per quanto riguarda la cute di soggetti ovviamente non sani o obesi? Allora, nel caso di obesi penso che ci siano le stesse difficoltà di detection del segnale del biopotenziale che possiamo avere nel caso dei commerciali. Quindi chiaramente lo strato adiposo non ci gioca a favore, ma posso anche dire che io ho un background che viene da misure di ECG addominale in gestanti proprio per andare a recuperare l'ECG fetale e anche diciamo è uno degli obiettivi ultimi è appunto sviluppare un monitor fetale indossabile per appunto andare a identificare delle problematiche che hanno un riscontro solo da un punto di vista elettrico dell'ECG a livello fetale che comunque ha tutte delle problematiche oltre all'acquisizione anche legate al software perché non sto qui a tediarvi ma non è banale e anche lì non mi aspetto grandi difficoltà, le difficoltà che abbiamo sono diciamo legate alla sorgente ma non all'elettrodo, mi sentirei di dire. Grazie. Complimenti Giulia per Grazie. la tua presentazione. La prima è una curiosità, voi vi occupate anche di sensori
non solo cutanei ma anche impiantabili ad esempio intraaddominali o intravescicali, perché tempo fa era stata aperta questa linea verso i sensori intravescicali anche per i cataboliti di alcuni farmaci o per altri metaboliti intermedi. Fate anche questo tipo di studio? Allora, io mi sentirei di dire di no, ma siccome è un lavoro in collaborazione col gruppo della professoressa Bonfiglio e il DEALAB, oltre che il mio gruppo che è il MIDSP, nel caso se ne può discutere anche con loro, quindi non dico né sì né no. Grazie. L'altro punto è un po' un commento che da gennaio ad aprile da noi abbiamo avuto 7 pazienti diabetici che hanno rifiutato il sensore freestyle per paura di condivisione del dato. Avete intenzione di fare qualche, diciamo, politica di informazione, di apertura, perché questo è il futuro, però noi siamo forse pronti, ma magari chi li dovrà indossare potrebbe avere 1000 problemi. Adesso siamo tanto preoccupati della privacy del dato genetico, però magari il soggetto è preoccupato anche di tante altre cose. Poi, come dicevate ieri, condivide tutta la sua vita su Instagram, però nel momento in cui gli proponiamo il sensore ci fa 10.000 domande. Esatto, sì, chiaramente tutta l'infrastruttura di gestione del dato è un lato sicuramente molto importante. Noi per ora siamo più sul dispositivo che sull'infrastruttura di gestione del dato, siamo ancora in fase di validazione da un punto di vista più dispositivistico, però sicuramente è un problema che prima o poi ci dovremo trovare con cui ci troveremo a interfacciarci. Scusa, un commento, sono sicuro che la professoressa Bonfiglio, visto che è un'attività progettuale del PNRR che mette a disposizione e che ci sia un'integrazione con tutto il resto della platea del partenariato, perché è un prodotto e potrebbe essere un prodotto del progetto. Questo lo dico da coordinatore scientifico perché è una cosa molto importante e ancora complimenti. Grazie.